Ma vi sembra questo il modo di stare in un'aula di tribunale? Alzatevi! Siete accusato d'aver ferito con arma da punta e taglio all'addome il nominato Natale Fraschinella. Confessate? Ma quale confessare, signora? Ma se manca la bocca! Va bene, discolpatevi allora. Chissà, fu una lumenata di quattro sberriuna del mio quartiere che mi vanno male. Cosa dite, che c'entra la limonata? C'entra la lumenata. Perché secondo lei, se non fosse per questa lumenata, io fossi qua a parlare con lei, Questa circostanza della limonata mi è nuova. Voi non ne avete fatto cenno nel vostro interrogatorio. Signora Eccellenza, forse Giuseppe non mi sente di più. Poscenza, per lumenata, cosa andiamo? È la bibita. E caio sbaglio, non è pipita, è tacca, ecco, è tacca, vai avanco. Tacca. Un'altra definizione ostrogota. Ecco, signor pretore, mi perdoni. L'accusato si esprime con degli idiotismi. Tacca vuol dire macchia e luminata non vuol dire limonata, significa nominata, calunnia. Benissimo. E adesso saltate fuori con la calunnia. E allora il colpo di coltello al Fraschinella chi l'ho inferto? Lo Spirito Santo? Pare che ce l'avessi dato io. Però non bisogna credere alle apparenze. Che apparenza! Certo, la cosa bisogna ragionarla. Il fatto, eccellenza, si sviluppò della seguente. Siccome mi stavamo dando un cetriolo, eccellenza, necessariamente aveva una specie di, come dire, un 5 sordi, ecco. Diciamo una specie di temperino, un piccolo coltellino. Lungo 12 centimetri. 12 centimetri. Ora, lo misurò lei, eccellenza, 12 centimetri. Quale 12 centimetri? Ora si mise a misurare i temperini. Ha venuto due signore con una certa imponenza e dice: tirate, carogna! E detto e fatto, sparmò lecca sapone tanto di sta maniera, praticamente e mi mise un corpo una lancelina. Io, per scansare Milla, ci dette una guardata e mi riparai con la mano dritta, innocentemente, e lo dico e sottolineo innocentemente, aveva lo piccolo coltellino, un 5 soldi. Con l'abbrivo che mi portava, venne verso di mia con la panza e se lo conficcò da se stesso medesimo. A così succedeva. Come quando uno cade sopra un chiovo, quando sopra una lima, o sopra un triccetto di un calzolaio trasvoluto per terra. Ecco quello che è successo. A così fuori fa. Non ne ho capito un H. E quando mai si femmine che hanno a capire queste cose? E fa? Cancelliere, avete scritto? Sì, signora. Leggete, per favore. Stavo sbucciando un cetriolo di 5 soldi quando fui investito da Angelina, per schifare la quale ho fatto un'inquartata e con l'abbrivio è caduta sopra un chiovo, ferendosi alla pancia. Ma chi? L'ha nominata Angelina! No, signor pretore. Senta, l'accusato nega di aver colpito di sua volontà e asserisce invece che ha ferito il Fraschinella incidentalmente, mentre questi lo investiva irato. E allora voi che cosa avete scritto? Correggete. Avete un avvocato? Avvocato Pappalucerna, vuole difenderlo lei? Come piace al signor pretore. Un momento, signora Eccellenza, sappiamo ne capire, io avvocato non intendo pagare, anche se avvocato mi pare un poco smiciacciato, ma sapete che ci dico? Io non mentre mi faccio un pezzo di suono, lei facesse il suo cuore, io mangio un micio e poi vediamo. Francesca Stonchiti! Andiamo.
Come vi chiamate? Vedo che sta cerchellissima ora. Come mi chiamo? Coscienza chi non sape. Ma come ora mi chiamava voce forte sto cristiano, chi sto? Chielario! Ma la nuova Chielario non mi vuole sanzionare stanotte. Chiamate? Cacicca signora, cicca stonchite. Del fu? Come? Del fu. Non comprendo. Va bene, quando uno è morto si dice fu. Ah, di essere signora è morto, ma no, fu. Il sapillo a Bonamma c'aurava di gessumina e rosa. Vostra madre? Tanta bella signora, grazie. Morta anch'essa? Troppo ferro, eccellenza, un camposanto dice a diventare la mia casa. Mia madre è più viva di una testa raggia. Va bene. Come si chiama? Concetta bella quasetta per parte dello suo casato. Concetta inchisbai per parte dello suo marito. Ma se avete detto che vostro padre si chiama Stonchiti, adesso gli avete cambiato nome? No, signora, che c'entra? Mia madre ha pigliato 3 mariti e inchisbai è l'ultimo. Salute. Grazie. E voi siete figlia del primo o del secondo letto? Chi è carissimo? Dico se siete figlia del primo o del secondo letto. Signora, non faccio sempre, io sono figlia di mia padre e di mia madre. Ma siete figlia del primo o del secondo marito? Ah, caro primo marito, poteva sapere sempre, coscienza mi parla un letto. Un letto sempre uno è stato a mia casa. Aveva 40 anni che mia madre aveva questo letto, sono Giovanni. Tutti, pure io. E che letto! Lo conosci tutta Catania! Lo conosci pure io! Oh! E che ci ha passato! Dove siete nata? O Cortiglio la riva a Civita. Quanti anni avete? Nascendo qual era, coscienza si fa un conto. Ma che conto è conto? Che indicazione è questa? Cancelliere, scrivete di anni 35. Che carissimo! Figa bella, che tagliarassa! Oh, non scrivete niente abbonato, che poi mi resta scritto. Io per sapere 32 anni ficio 15 di giugno. Ah, ecco che lo sapete fare da voi il conto allora. E perché facevate lo gnorri? Cui io? E boscienza ci richisto può dire, ma quale ignore io la pannara faccio? Dunque, di anni 32 avete detto. Giurate? Per la bruzza della faccia. Che c'entra? Niente, non me ne ammuccio. O fate l'occhio, manco, o fate l'occhio. Ah, santa pazienza, dite come dico io. Giuro di dire Ah, comprendo. Giuro di dire... la verità, tutta la verità. Ma che c'è bisogno, eccellenza? Ma allora non mi conosce, va? E quando mai questa mucca ha nasciuto una menzogna? E poi aereo mi confessai. Ripetete quello che dico io. La verità, tutta la verità. La verità, tutt'altro della verità. Sedete là. Sedete là. No, sedete voi. No, sedete voi. Sedete, mettetevi a sedere in zona. Sentate, manco chi so. È buono che mi suonate, non comprendo. Sto facendo voce tutte. Sono sproibita questo locale. Quanto volete ve la a dire? A picca mi insegno. Avvocato, sono messo giostra così? Compare C! Ma che mi mettiste la menegonna? E certo, compare Giovanni, io mi c'ho la schietta sugno, non si può sapere mai con che buon partito, è vero avvocato? Raccontateci in brevi parole come avvenne la rissa del lavatoio pubblico alla quale voi foste presente lo scorso agosto. Ricordatevi che la legge punisce severamente i testimoni falsi e reticenti. Padre, Figlio e Spirito Santo, e picchisso mi chiamaste, ma quale riffa in lotteria? Ma l'han fumata coscienza. Tanto quartiere non stai io, a Civita, tutte pare a banca io camo. Ma chi sapesse va sentero? Il signor pretore vuole sapere ho fatto la sciarra. A sciarra! La sciarra! A sciarra! La caiorta mi pare la riffa. Ma... si può staggiare. Come successe la sciarra, signora, vegno e ci conto uno di tutto tantifico.
va a sapere, eccellenza, che ci siamo in tana civita, una poco di gente oneste, che siamo tutti onorati e travagliatura. Ossia, io mi intendo, Puggia Bella Quasetta, Su Giovanni, Menica Ciolla, Concetta Cacaligna, tutta gente minestra, Sara Pecora Ianca e altre femminette buone che siamo tutte onorate e travagliature. E poi ce ne sono richiesti sciarrini, micidiali, sbriognatazzi per tutta l'Italia e sono stampate sopra i giornali di Lerca e la Merca. Andiamo, venite al fatto senza apprezzamenti. No, signora, che c'entra? Ci stavo, signor Plazzavento, a Civita, ma poi se questo no. A scacciuna che non pagava la mesata della casa, o padrone ce la vai a canale notte e notte e non lo fece stornare. E o posto so, ci tornò, lo sape con eccellenza, il sutore Bagliolo, Su Giovanni, che giocava la figlia Pandarusa. Oddio, venite al fatto. E perché succedico? O quale che hanno onorato la travagliatura che portiamo le zinne nelle mani, chi sta su cadde eccellenza. E quando non dalle mani ci sono i caddi, vuol dire che è gente su travagliatura. E non mai come talune tutti chi ne rigiorno le rusciacche, i gnocchi e poi non hanno che mangiare le mille cazze amare e triunfi. Abbreviate. Cancelliere, che avete scritto? Cancelliere! Che avete scritto? Sono donna onesta, cui calma, non dilettosa, ovvero sia dilettante, scancialire. In italiano cambia valute, connecciandoli e lucciacchi, abitante in via Mendicazzi Amare, in lingua mandorle amare. Ha detto precisamente così. Testualmente, non ho fatto che tradurre alla lettera. Dunque, buona donna, continuate. Perciò come diceva da giornata, lui le nuove onorate e travagliatura, ossia io e me comare Pudda Chianciminessa, ne imponiamo la truscia in testa e battiamo Che per. cos'è la truscia? E che deve essere, è tanto semplice, magari se ci spiamo un piccerino ci lo sapete. Ecco, com'è che mentiamo c'è una cristiana che cammina e ha una truscia in testa? Dico giusto? Ma certo, voi scienza per giusta legge può dire chi è sta truscia? Vengo e mi spiego. La truscia è una cosa che una mentiamo a pigliare in terra e sampone in testa. E poi sa spune e lascia la truscia. Mi sapete sentire? Perciò la truscia consiste di essere. Cosa? Ma come eccellenza, manca la truscia, sape voi scienza, che essere? E la truscia è la truscia. Signor Pretore, se mi consente, la truscia, volgarmente detta iappole, sicole, lavandaie, è quell'involto con il bucato che portano in testa alla lavanderia o al lavatoio, che dir si voglia. Ma chi è pazzo? Ma chi ci sta incucchiando? Zittoti, che ha ragione Ciao Cristiano, zittoti. A così si dice? A così. Se ne diavolo e può giurire. Non fa l'uomo che può. Perciò come diceva da giornata io e me comare Chianci Minestra, questo morto l'avvocato in testa proprio come dice su Cristiano, ne andiamo alla saia. Che roba è la saia? Una roba mia, una tatuccia che mi prima. La saia, signora, è una cosa longa, una mentemo si mette a lavare una saia, che consiste di essere. Che cosa? Lo sape che ci dico, eccellenza? Io signore qua, coscienza e un fuori al regno, ne potremmo sapere sentire, ci vorreste un cepiti. Signor Pretore, se mi consente, gliela do io la definizione italiana di saia. Bravo, tutto santo e benedetto, o Signore ci puttò. Ma chi è che ha toccato sto Cristiano? Se, travaglia. Sì, è trasio per concorso o per raccomandazione. E secondo te come trasio? La porta, No, la finestra. no, Ah,
per raccomandazione. A picchio come già sia. Per raccomandazione. La saia, dunque, è quel piccolo ricettacolo d'acqua corrente, primo di moto, laddove le lavandaie andavano a portare le proprie masserizie domestiche e che sfregandole sulla pietra lavica le esternano dalle sostanze sporche. Bravo, bravo, bravo! Giusto è come risiede. Continuate. Come arriviamo in tassa sostanza dopo, come disse sto cristiano, un signore cervenne, ne misero questa mai. Io come cane non venne. E più su per arimia, pur da chiance minestra. Ora, per sventura nostra, più sopra le nuace, qui c'era, da malanova renna, sdellettusa, caiorda e micidaria di concetta cagliazza. E dopo eccellenza ne nascivo al sud, perché nonostante che noi eravamo più sutta e ne veniva l'acqua norda e fetusa delle sorrobe, spade, pimmiria che i nostri erano belli puliti, chi fece? Pigliò una manata di fango e la raccolta alla saia e con la peste ne ammacchiava a bella biancheria di parrocciani. Cancelliere, avete scritto. Sì, signore. La Caillazza introduceva la peste nel bucato dei parrocchiani. Ma no, scrivete così. Gittava nell'acqua della poltiglia. Fango era, Poltiglia. fango. Silenzio, so io come si dice. Poltiglia. Che come volevo scienza? Dunque, come ci causa bottiglia e ne recao tutte belle robe, vinne pure. L'afferrao per lo tutto insaimato e chino rubiazzo d'oliva e la frecao terra. Ah, tutto santo e benedetto, se fora io le coscienza, a caillazza condannasse lavoro forzato a vita e non mai a su sventurato Luzzo Giovanni Masellara che aveva figlia a casa e non hanno che mangiare con panazza mare e triulusi. Brava con malecicca, te la sasse tutta, di sopra e di sotto. Silenzio voi. E voi non divagate. Chi è carissimo non vi cagate? Ma la nuova, ma che ci scappa la mucca? Che magari mi fa affrontare davanti a tutta questa gente. Ma che dice coscienza? Ma quando mai queste cose io? Continuate. Dopo che mi fece perdere un filo, coscienza, senza essere vero poi, dunque non era arrivata. Afferrò la caillazza e la trascinò per i capelli. Ah, sì signora, vero. Allora, come si usa, che fa da vipera infernale? Si leva un zoccolo, reverente Parranno, e ci ne immisca un coppo da testa a me con mare Buddha, che ci fece un bumbolo tanto. Un bumbolo, che cos'è? Buono, cicca, che ce n'è un altro che non comprende, come facciamo stamattina? Un bumbolo, signori, è un cricchimito, ecco, un cravuncio, manco. Bumbulu. Cricchimiddu. Cravunchio. Ma che lingua è la vostra? Maloppe mia, possiamo pure ridere perché non ci spiega. Ma se mentiamo a coscienza, scansatene, o a stavo giù cristiano, ci tirano, ci lasciano correre un cuticchione in da testa, che cosa ci nasce? Un bumbolo, una moleggiana, va! Cancelliere, avete scritto. Signor sì, con una zoccolata le produceva ferita lacero contusa alla bozza parietale, denominata petronciana. Ma che? Scrivete piuttosto un'echimosi. Con la cremisi
finì che me l'ha a pigliare per passare uno scambio. A sto punto, signora, contravene. Ozzo Natale Fraschinedda, saputo sentire panza asta, che presente marito da stellettosa, lo quale Giovanni sa passare e sentirlo la scucchiariare come una canazza figliata, scennio e ci voleva beccare mano a me con mare pudda. Ma se come si suole dire, coriavolo si intriga anteci pudde, per combinazione, si trovò a passare magari Ozzo Giovanni Masellare, che è fratastro di Buddha e corse per definirlo. Allora che vuole sto vedere? Gli uomini si amminazzavano, le femmine facevano voce, le princhievano, si innassavano, le sanguina. Ma non per mia, tutte cose stava sbombacando e ne c'era un piano. Ah, uscirono al largo, al piano, a disfida insomma. No signore, Siniero, vai, non sacciavo. Come non sapete altro? Sapete tutto e dovete parlare invece. No signore, Siniero, dopo questo punto mi scattai e me ne fui, perciò non metti più niente. Non è vero. Ci la giuro! Magari malata cascai buscando, se non ci crede coscienza, si informa con il dottore sclorato che mi curavo io, da Santonino. Badate che testimoni falsi o reticenti vengono puniti con il carcere e l'arresto immediato. Voi sapete ben altro. Ma che coscienza giurichisto può dire? Ma con giurista coscienza? Me lo ha detto l'appuntato delle guardie di questura nel suo rapporto. E con ci buttò a suo malo cristiano. Niente, se chiede chi su coscienza, confermasene. Non insultate gli agenti. Ma quale gente? Ma è per sapere coscienza. Ma come io mi insultavano a mia quando passava per trasere a casa, c'è paura un è buttata a reversa. Foste presenti al ferimento. Narrateci come accade. E donna Parrina Ciuscia, non c'era più signora, ma vissero a sparare a scancio. Fate silenzio, siete voi la testa, si interroga voi e voi dovete parlare. Volete per forza far conoscenza col carcere? No, voi, chi c'entra? Chi c'entrano i carabinieri? Un momento. Così aspetta, vitte caniscero una cosa tutte due, ma in coscienza mia non posso dire che cosa era. Ve lo dirò io. Erano coltelli. Scansatemi, vero? Chi tirò per primo? Dopo non saccio, non mi posso addannare là. Ma dunque volete per forza fare conoscenza con il carcere? Usciere, per favore, chiamate i carabinieri. Carabinieri? Aspetta, chiamerà lui. E che preccia loro che stavo? Giurico in conferenza su Giovanni Masellara. Ma che confidenza è confidenza? Ditelo forte. È stato il Masillara. Pinditto però, pinditto, perché io torno a replico che me ne aveva voluto. Sia lodato il Signore. Sempre sia lodato. Ve ne potete andare. A casa, eccellenza. No, dovete tenervi pronta per ogni evento. Sempre schizzevole, coscienza. Che ma va a fare a mio vento, che sono più bella incaponata, è stata in bello. Ora dopo ci vuole. Va, coscienza bene. Che arraggiata. Coscienza benerica. Ma scusare se ci ho detto qualche parola mammalocchina, che mi vuole sempre scogne da radici. Allegro, su Giovanni, allegro, che niente, ne pigliate le nature. La signora Presidente qua è persona buona e considera. Tranquillo, state tranquilli. Signor Pretore, mi sorge spontanea, benché tardi ma anche in tempo, una obiezione da fare all'accusato, o meglio una constatazione del suo mendacio. Il Fraschinella, come ha detto nella testa stonchete, è soprannominato panza arsa, che in italiano vuol dire pancia bruciata, e vuol denotare l'assoluto difetto d'EPA. Come dunque, stando all'affermazione dell'accusato, quella parte del corpo del ferito poteva essere appariscente da potersi ferire da solo. Che coglione! Cancelliere, mi faccia il piacere di inserire questa mia osservazione a verbale.
L'inverosimiglianza della versione masillara sta in questo, che il ferito non poteva essere colpito alla pancia, che difetta di questa parte del corpo, essendo incendiata. Avanti gli altri testimoni. Messer Rapa! Giuro di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità. Che ci dici? Che cosa ridi lei? Ora si può ridere di subire la mia persona. Bravo. Grazie. Avete fatto tutto da voi. Abitue. E chi vi ha pregato di giurare? Signora pretoressa, mi scusa la preciosità, ma l'ho fatto per risparmiare il tempo. Ah, avete fretta? Sì, perché ce n'è una organizzazione di appiattamento contro talune ignote che hanno rubato dei pollame e se lo dicono cagnare, pistiare in comarca a un dipresso di Picanello. Va bene, vi appiatterete dopo. Trattandosi del mio doveri, E qui perché ci siete per burla? Non è forse il vostro dovere anche questo? basta, basti, come vogliono essi, mi affranca la sua pallone. Il vostro nome? Micuccio Rapa, di fu di Sigismondo e Antonia Gatto, nativo di Bovolino, provincia di Riggio, di anni 37, 47, 57, qui residente e domiciliato, appuntato dai guardi scelti, prossimo a vice brigadieri. Benissimo, giurate. G. Ah, giusto, avete già giurato. Dunque, che sapete della rissa al lavatoio pubblico tra Giovanni Masillara e Natale Fraschinella? Chi ne so, signora pretoressa, chi ne so? Uno di tutto ne so. Ed ecco che ce la racconto in due pallori, succintamente, senza fare tanti preamboli. Dunque, menti per me. Quel giorno mi trovavo di servizio in via Gazzomitro, la quale, dopo averla pedinata per un bel po' su e giù, mi avevo posto di piantagione sotto a un fanale. Continuate. Quando a un tratto intesi un piccolo rumore di rissa donnesca, onde pensai, questi tuoi tonni, coi suoi voci acute, vogliono turbare la tranquillità domestica della strada passante. E così? Continuate. Non posso, Perché non potete? perché c'è qualcuno che ride subire la mia persona. Vorrebbe sapere che c'è. Scopati, retine! Non apostrofate il pubblico. Prego il pubblico di astenersi da qualsiasi manifestazione di sorta. Mi avvicino al luogo emanatore dei gridi. E che cosa scropo, signora pretoressa? Che cosa scropo? Scropo due donne che si bastonavano tirandosi le gambe. E così? Perché tacete? Ma lei, signora pretoressa, signora giudicessa, non si ne accolta che a pubblico ci faccio odore di bergamotto? Imbecilli, facinerose, E 2. e 3 e 4. Ripeto al pubblico di non fare manifestazioni di sorta, altrimenti sarò costretta a sgomberare l'aula. Silenzio. Prego, continuate. Menti per me. Una dei due rissaiuoli, a un dato momento, si toglie dal piede uno zoccolo, con rispetto parlando, e ce n'è accapurrato un corpo nella testa dell'altro, producendoci ferita lacero contusa alla cuticagna, scusando la palloraccia che proferisco davanti alla sua facciazza. Mi ascolta, guardi due in centro.
Allora mi ho visto smarrito, proprio visto, e ho pensato, nel segreto della mia coscienza, di andare a chiamare il mio compagno di battaglia, Messer Rana, per avere una sua mano d'aiuto nel sedamento della sunnotata rista. Difatti ho fuggito di tutta corsa, che io modestamente, signora giudicessa, per fuggire ho stato sempre lui. E poi? E poi se lei non fa stare a pubblico, io non parlo. Ritargoisca, la prego, ritargoisca. Signori, per la terza volta, prego, silenzio! Continuate senza preoccuparvi dei rumori. Bisogna conoscere, signora pretoressa, io non mi preoccuperebbe, ma dal momento che sono convinto che cercano di pigliarmi per inamovibile, ho detto inamovibile, allora, corrispettiva di quell'altra che lei mi intende benissimo, gente inconclusionabile. Vi ho già detto di non apostrofare il pubblico. Quando tornai però non trovai più i due tonni che si dilaniavano, ma bensì due uomini. Uno dei due, che sarebbe l'emarginato De Vivo, aveva uscito 5 soldi e guardava l'altro come un gatto mammoni che si ci voleva buttare addosso. E che cosa è il 5 soldi? È un coltello di misura, il quale è sempre 3 centimetri più lungo e serve ad uso di timperino, annettapipa, sbucciatore di frutta e altri oggetti come per esempio risse, scannatini, ammazzamenti e tanto altro. Ho capito. Continuate. Vista la carta malapresa e che poteva finire a gippone di defunto, cominciai a gridare di sopra il parapetto: Alto là, ferma, non ti sdivagare, non ti arranzare. Ma che, signora giudicessa, quel manecordo senza obbedire ci sbascia una perpendicolare in direzione dello stomaco, lasciando il fraschinella decaduto per terra, con la testa allivante e le piedi a punente. E voi lì che ci stavate a fare? Che cosa ci stavo a fare io, signora pretoressa? Vengo e mi spiego. A questo punto mi ho visto prima la vista del ferito, il quale cadendo sopino a facci sotto emanava dei lamenti umani gridando ai, m'ammazzò, mentre che il feritore fuggiva correndo. Allora io prendo la rivoltella da fianco, ci sbarro il passo e ci dico: fermo magato, altrimenti ti lascio andare due livore che ti produco ferita d'arma da fuoco con volo deggiata alla massa cellare destra e volo fuggita alla massa scapolare sinistra, maribile in 30 giorni con riserva tranne complicanze. Lo vedi lei? Lo vedi lei, se è vero che mi vogliono spuntare? Ma ne conosco qualcuno che se lo prendo nei miei artigli ci stiro il collo come un gallo paciano. Per l'ultima volta ripeto che se il pubblico continuerà nelle manifestazioni di ilarità sarò costretta a sgomberare la sala. Silenzio! Continuate, Messer Rapa. Allora feci una piccola perquisizione domiciliare sopra la sua persona e ci ho trovato un liccasapori, ossia un secondo coltello per la misura. Per Romazzo Montano! Vediamo. Non c'è altro? Non ci sarebbe, ma dal momento che questo De Vivo inveisci con valori osceni, ci dico che c'è il seguito.
che mentre lo conducevo alle cancelle di Sant'Agostino in camera di sicurezza, ha incognato la testa stonchita e ci ha parlato nei orecchi di lui. Dopodiché li ho scoperti. C'è altro? Signora pretoressa, se lei permette, ci vorrebbe si dire, come si vorrei dire, due parole. Prego. Ne conti che questa sera lei saria libera per uscire con me? Ammazzare, e che ci ho detto? Sembra una canasta all'astra, una canazza all'astra. Cancelliere, leggete la deposizione del test Rapa. Trovandomi a pattugliare per via Gazzometro, mi ferì l'orecchio una rissa di lavandaie che si bisticciavano fra loro donne. Mi avvicinai e si tiravano i capelli. Mi allontanai e la caillazza riceveva una zoccolata in testa. Corsi e trovai che il masillare feriva il del Fraschinella. Intimandogli la resa, arrestai il feritore dedito a leccare del sapore e gli feci la perquisizione a Sant'Agostino. Dopodiché frequentò la testa stonchiti nell'orecchio onde li ho divisi. Ma anche voi, cancelliere, scrivete in un modo. Signora pretoressa, traduco. Credo sia richiamata la testa Stonchi, la quale, come risultano agli atti dalla deposizione del Rapa, appare reticente non avendo detto l'intera la verità. La difesa ha nulla da dire contro la deposizione del pubblico ministero. La difesa si rimette alla clemenza della Corte. Bravo, ora ti posso dare un furore, ti posso dare. Silenzio voi, silenzio! Signora eccellenza, ma come dice come avvocato? Per dire essere parole, poteva essere qualunque, mio figlio un anno, ne avesse detto più assai. Vi compatisco, ignorante! Aveva di avanti, spiccia facendo. Fosse cosa non a difendere più! È buono fosse, non a difendere di più. Silenzio! Silenzio! Si richiami la testa Stonchiti! Francesca Stonchiti. Manco chi i carabinieri ci vengono più. Madame, poco fa diceste di non aver visto ferire il Fraschinella. E che disse, menzogna? Parrebbe, perché la guardia di Città Rapa asserisce invece che non solo foste presente al fatto, ma il feritore, dopo aver consumato il misfatto, ebbe a parlarvi all'orecchio. Gesù, quale? Dite la verità che sarà meglio per voi. Ah, sì, ancora scutava, sì, vero, e ho fatto delle ricche, no? Mo sa perché fu, che a passarlo ci attaglio su Giovanni, schizzevolmente come è solito fare, metterò la ricchera così. Ma non per mia! Che cercate? Morta sugno! Ma insomma, che vi prende? Rispondete a me! Ha rispondito signor pretore, stupida. E tate sangue, pure e pure! Ma per niente voi! Tornate a me, la spadaiolo tutta la mano! Chissà, fu violante! Certo come certa morte, tanto che se ne fu io, chi si apre poco? Oh, ma la famosa che non serve, perché io ho caso! E un pentai fuiuto! Prima di punto era mia, sciacqua da ucca, caronessi da mia e conosciuta! Silenzio nel pubblico! Stonchiti! Silenzio! Patazza arraggiata, chiara! Cile! Ma dove siamo? In piazza!
Usciere, fate sgombrare subito l'aula! Signori miei, uscite! E voi, una vita a fare sto catone, perché un sito a vostra casa. Non mi toccate, vecchio pretore. Finisce! Oh, sta che non serve, e non la Attiana, ladra, Attiana. Si sgombri la sala! Via tutti! L'udienza è tolta! Fermi tutti, signore me, fermi! Non vi muovete nudo! Siete tutti presenti! Mi siete tutti testimoni! Quanto è?